Abbiamo una tradizione noi triestini di tuffi che hanno dei nomi particolari, dalla clanfa alla bomba americana. Qui mi capiranno solo i nostrani. La base dei tuffi che fanno, diciamo, tutti i triestini è che tu devi schizzare il più in alto e il più forte. Quindi ci sono una serie di tecniche per fare proprio effetto. Esatto, e la clanfa consiste in una sorta di... sembra che uno dia una facciata. Benvenuti a Small Talk, io sono Carlo Pastore e qui abbiamo la capitana, la numero 3, Sara Gama. Buonasera, buongiorno, benvenuta, mi fa molto piacere averti qui. Grazie. Come stai? Ciao anche a te. Bene, benissimo. Perché potevi dirmi più leggera, meno leggera, più stanca, più gasata, insomma hai annunciato una cosa che è una svolta epocale nella tua vita, il ritiro. In questo momento hai appeso le scarpette al chiodo, è incredibile questa cosa qua. Come ti senti? Mi sento benissimo. No. Invece sì. No, mi sento bene perché è una decisione che ho preso a suo tempo, già diversi mesi fa, anche prima dell'infortunio di quest'anno che ha guastato un po' la stagione a livello personale e tutto, e di conseguenza la cosa è naturale, è più, come dire, l'annuncio per gli altri, quindi per me era solo, insomma, dirlo al mondo, ecco. E in realtà il periodo difficile è stato ovviamente il maturare quella scelta prima, quindi parliamo dell'anno, dei cosi precedenti, capito? Quindi non tanto alla fine, dopo, quando una decisione è presa, dopo anzi, cioè un sollievo, nel senso, adesso che ne posso parlare liberamente, ecco. È fatta. E infatti poi riavvolgeremo il nastro, ma prima allora partiamo da quello che abbiamo sul tavolo: 2 microfoni, sarà una conversazione così fatta di cose quotidiane anche, e di un rituale, che è il rituale di Small Talk. È molto importante, ti chiediamo e ti abbiamo chiesto di portare una foto, quindi io ti chiederei innanzitutto di metterla sul tavolo, se possibile per noi, di non farla vedere ovviamente alla camera, perché la faremo vedere dopo. Questa è la foto che vi mostreremo in chiusura, e chissà che cosa c'è e chissà che messaggio manderai a quella foto lì, alla persona ritratta in quella foto lì. La rimetto qua sotto e parto proprio probabilmente dalla T di Trieste, perché la tua lettera inizia alla fine così, con quella città, che è la città che ti ha cresciuta. T di Trieste, T di Torino. Non è che adesso torni a Trieste a vivere? No? Sicuramente Trieste fa sempre base, perché Trieste ci torno sempre, purtroppo poco, anche perché Torino-Trieste è lunga, non è uno scherzo. Allora, macchina quanto ci vuole? Ah no, ci metti 5 ore e mezza, 6, ci vogliono. Però quando con arrivi e vedi il mare? Top. Bello, perché ovviamente arrivi e solo ovviamente entrata dalla costiera, non dalla superstrada, perché così si passa la nostra galleria naturale eccetera e ti accoglie il mare sempre, lo faccio apposta, quindi bello. Ti dà a me dà sempre emozione, a me che non sono nato e cresciuto a Trieste, figurati a chi è nato e cresciuto a Trieste. Senti, quella bambina lì che ha iniziato a giocare a calcio a Trieste, come si trovava in quella città? Che ricordi hai di quei momenti proprio al netto del calcio, no? Come ti trovavi in città? Che amici avevi? Che ricordi ti affiorano se pensi a quegli anni lì? Io mi trovavo bene, dai, splendidamente, insomma, credo di aver mi sono divertita gli anni a scuola, con tutti gli amici a scuola, ho fatto tantissime attività, anche sportive del resto, quindi io sono sempre contenta quando parlo del percorso lì, e poi perché poi il percorso universitario l'ho fatto a Udine, dove già giocavo, e no, i ricordi della città, da noi si vive bene, c'è il mare, mi ricordo le grandi estati passate appena finivi magari il campionato, le cose, e poi dopo avevi le pause enormi e quindi passavi 3 mesi al mare fisso ogni giorno, ritrovo a Luna, partenza da Piazza Oberdan, che di Trieste sa, bus, direzione mare, fino a sera, poi rientravi, ovviamente giocando anche lì. Trieste è bellissima perché c'hai il Carso sopra, il mare, le cose, tanti amici, e infatti mi sono dovuto allontanare perché non c'era il calcio del livello che volevo fare io lì. Questo è il motivo che mi ha allontanato sempre più dalla mia città. Se no saresti rimasta.
Beh sì, poi sempre con quella di andare in giro, perché mi piace vedere le cose, conoscere altre città, quindi sono molto curiosa e mi piace viaggiare ed esplorare, però casa è casa e quindi Trieste, insomma, la amo sempre. Ma quindi quante volte in questi anni sei tornata all'anno, così per capire la tua frequenza di visita e di ritorno? Cioè sei una che vuole tutte le settimane, che ne so, avere quel momento, almeno quel mezzo pomeriggio da poter passare a casa, oppure è più diluito nel tempo? No, è più diluito nel tempo. Adesso che sono a Torino e torno a Natale, d'estate magari una settimana, 10 giorni se riesco, e delle volte a Pasqua, perché poi magari c'era anche la nazionale, le cose, non sempre Pasqua era libera, quindi 5 ore e mezza, 6 è lunga. Dico sempre che abbiamo un gruppo di French people qua in Juventus e vanno a Lione e vanno prima a casa di me, la Sì, straniera sono io qua. è vero. Quindi questo fatto qui È vero, è molto vero. e diciamo che negli anni sono andata sempre più lontano, questo è il fatto. Per tanti anni ho giocato nella mia regione per stare, anche per essere vicino alla famiglia e tutto, e quindi già Trieste e Udine era fattibile. Poi sempre più in là, no? Brescia, però era ancora, e adesso diciamo che la TT è importante. È importante. Allora, visto che parliamo di ti chiederei questa parola che veramente io, quando ho capito che a Trieste esisteva questo concetto, mi sono emozionato, cioè i topolini. Ecco, come spiegheresti a una persona che non lo sa, perché io l'ho scoperto, come dire, entrando nella tua storia, avendo frequentato poco Trieste, non sono mai stato nei topolini. Cosa sono i topolini e perché sono così legati alla tua storia? I topolini sono importanti perché fanno parte del lungomare di Barcola. I triestini vanno al mare in diverse zone, possono andare a Trieste a vari bagni, no? Ne abbiamo di famosi, oppure possono andare dall'altro lato, diciamo verso il confine con la Slovenia, Muggia, diciamo, e poi c'è una grande parte di triestine che va sul lungomare di Barcola, no? E diciamo che lì lo vivi un po' a tappe, perché quando c'è la pineta, poi magari quando sei piccolino andavo alla spiaggettina piccolina, e mano a mano che cresci tu avanzi verso il bellissimo castello È un di videogame Miramare. a livelli, È un videogame, sali. esatto, e avanzi verso il castello di Miramare, bellissimo, no? Il castello insomma degli Asburgo che conosciamo sul mare, e quindi praticamente io mi sono spostata e poi da qui arrivi ai topolini. Devi sapere nuotare quando tu approdi ai topolini, perché lì ti tuffi solo, no? Ci sono queste banchine e i topolini, che sono queste piattaforme a forma di Mickey Mouse, Ma dove ti puoi delle mettere... orecchie di Mickey Mouse, perché Sì, sono sì, un po' della tondi, faccia, no? della faccia e no? Esattamente così. Quindi tu ti puoi mettere lì a prendere il sole. Ovviamente noi il sole non lo prendevamo mai, però lì nelle zone sotto, perché hanno, diciamo, delle specie di spogliatoi, diciamo così, noi giocavamo a calcio tutto il tempo, e quindi i topolini, diciamo, tutti gli anni dell'adolescenza sono ai topolini, e quindi che sono sinonimo di calcio e di grandi tuffi, perché abbiamo una tradizione noi triestini di tuffi che hanno dei nomi particolari, dalla clanfa alla bomba americana. Ok, Quindi capiranno solo i però nostrani. entriamo nel dettaglio perché è molto importante. La clanfa che cos'è? La clanfa è... Cioè la bomba? No, la bomba americana è No, bomba, immagino, no, però... no, è un'altra cosa. È La una- bomba, quella è la bomba normale. Ok. No, perché Ah. la base dei tuffi che fanno, diciamo, tutti i triestini è che tu devi schizzare il più in Ok. alto e il più forte. Quindi ci sono una serie di tecniche Per fare proprio effetto. Esatto, e la clanfa consiste in una sorta di... Sembra che uno dia una facciata, invece crei una sorta di conca col tuo fisico, e questo fa schizzare l'acqua in una certa maniera. E quindi i grandi Ma giochi... non ci si fa male? Cioè non è una roba che ti distrugge la schiena, tipo no? No, ovviamente imparando magari qualcuno si fa anche un po' male, però è una cosa che tutti imparano quando stanno lì, è proprio tradizione, e ce ne abbiamo tanti di Tante, questi tuffi. ok, quindi la tua top 3 dei tuffi di Trieste, diciamo come le tue formule preferite sono Clanfa, primo posto, Primo posto, bomba americana e kamikaze. secondo e kamikaze terzo. Sì, anche se diciamo, vabbè, poi dopo ci sono quelli, diciamo, normali, tipo capriola avanti, capriola indietro. Però sono un po' banalotti quelli, no? Cioè, è bello farlo alla triestina. Cioè, per il tuffo alla triestina seguiamo questi 3 consigli. Quindi quando prossima volta che vado a Trieste provo anch'io a vivere questa esperienza, anche perché, cioè, queste sono le giornate che vorrei tornare bambino per poterle rivivere. Cioè, calcio e tuffi tutto il giorno. Esatto. Perfetto. Cioè, un po' quell'idea di calciolino. Spesso si dice oggi
i bambini, le bambine non giocano per strada. Effettivamente tu, giocando ai topolini, si dice ai topolini? Sì, ai topolini, ecco. Giocando ai topolini o tutto il giorno, dove giocavi altrimenti? All'oratorio? Altrimenti giocavo, innanzitutto al quartiere a casa mia, soprattutto quando ero più piccola, con gli amici, quelli con cui dopo ho cominciato. Nel cortile dei palazzi proprio? Proprio nel cortile, tra i palazzi, proprio tra due palazzi, tra gli alberi. Preciso, che avevamo ricavata una cancia. Esatto, lì era proprio il nostro campo da gioco e quindi giocavamo lì. E se no dopo giocavo negli anni poi di scuola anche al doposcuola, quindi appena andavi al doposcuola finivi i compiti in fretta, il più fretta possibile, perché dopo tornavi giù a giocare a calcio, quindi ovunque, quindi il numero di ore passate a giocare era infinitamente più grande rispetto poi dopo agli allenamenti. Poi a 7 anni ho cominciato con una squadra, quindi mi allenavo anche con la squadra, ma poi c'era un'enormità di tempo dove tu imparavi per strada, in tutti i posti e secondo te manca oggi questo rapporto con il calcio più viscerale, più probabilmente i bambini, le bambine fanno altro, no? Nei loro pomeriggi magari hanno uno schedule più serrato, 1000 attività, magari giocano in casa e non fuori, però sul livello del calcio, perché io è una frase che sento spesso dire, questa cosa di non essere più per strada è effettivamente incisiva sul risultato finale, sul creare nuovi calciatori, nuove calciatrici validi? Sì, diciamo che ci sono tanti fattori, diciamo, che quando si dice non creiamo più, ci sono, e non è mai una sola cosa, no? Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, quindi sono Grande più verità. cose, sono più cose sempre. È un fatto che, per esempio, faccio l'esempio su casa mia, lì dove noi giocavamo, ci torno ancora oggi, c'è uno zio che abita lì, e dove noi costruiamo, avevamo degli alberi che facevano da porte fissi, ok? E che ovviamente fissi gli alberi, ma nel senso sceglievamo sempre gli stessi. E per esempio negli anni ci hanno costruito delle panchine in mezzo, capito? Quasi a non farli giocare i bambini. Dopodiché, per esempio, è il fatto stesso che magari oggi ci si fida di meno a lasciare i ragazzi e le ragazze per strada a giocare, perché questo è anche un tema, e magari hai anche un po' meno di spazi dove queste cose. E quindi questa cosa, certo che incide, perché comunque il grosso, io la tecnica e le cose, poi ovviamente sono andata già in squadra, no? E questo lo dico perché lo diceva magari il mio primo allenatore, quando poi già giocavo in squadra, magari sapevo già fare tutta un sacco di cose, lui mi lasciava lì a palleggiare eccetera, già perché lo sapevo già fare, no? Certo. E quindi dove avevo imparato così in giro, e quindi certamente che è un tema anche quello, non è l'unico, ecco. Ma il tuo primo allenatore è quello che nel documentario numero, diciamo, della Rai numero 3, per intenderci, a un certo punto si commuove pensando a te? Non so se l'hai rivisto. È un altro. Lui è il mio primo allenatore della squadra femminile, ecco, Dario. Quando hai visto quel momento lì, no? Perché magari sei l'omaccione che non riesce a comunicare le sue emozioni, in quel momento lì invece lo vedi proprio commosso. È bello quello, no? Bellissimo, bene, ovviamente no. Dario è il primo allenatore della squadra femminile, dove sono andata poi a 12 anni, che siamo ancora in contatto sempre anche adesso. Cioè lo senti costantemente. Con lui e Gabriella, sua moglie, che peraltro faceva la nostra dirigente, perché si faceva tutto un po' in famiglia. Certo che mi ha colpito fortemente. Infatti il bello a parte le cose che magari ho potuto raccontare io, il bello è stato vedere quel documentario dopo per me, che cosa hanno detto gli altri, ecco, quindi e le reazioni degli altri, e quindi ovviamente chi mi ha visto crescere era commovente anche riguardarsi. Senti, allora, visto che l'hai citato, le cose che dicono gli altri di te, parlando in questo caso appunto ricordo del tuo primo allenatore della squadra femminile, innanzitutto ti interessano? Cioè tu sei una che bada a quello che scrivono, che dicono, che senti dire di te, cioè ti dà fastidio, ti ha addolorato, te ne frega niente? Che tipo sei? Diciamo che tendenzialmente è chiaro che tante cose nella vita abbiamo saputo ignorarle, no? Per fare questo sport magari in tempi non sospetti, quindi di base evidentemente una tendenza comunque ad ignorare, ad andare avanti per la propria strada c'è. Poi ci sono cose delle volte
ed è sempre così per tutti, probabilmente ci si sofferma più magari su determinate critiche, ovviamente magari critiche non proprio troppo costruttive, e invece che guardare magari l'enormità di complimenti che arrivano. Questa è una tendenza che abbiamo, credo, in tanti Da esseri umani, e quindi anche a me delle volte le cose non è che ti lasciano indifferenti, dopodiché il punto è che uno va avanti per la sua strada, se poi quello ti impedisce di andare avanti per la tua strada allora diventa un tema. Ma che cosa ti ha fatto male, per esempio, leggere? Ti ricordi un passaggio in questa carriera incredibile che hai avuto in cui hai detto questo no, questo non mi piace? C'è stato un momento in cui hai sentito proprio addosso delle parole sbagliate? Ma guarda, voglio dire, soprattutto nel momento in cui abbiamo avuto, comunque è cambiato, no, un po' la percezione, la visibilità che avevamo da un po' di anni a sta parte, di conseguenza si è allargata la base di pubblico che abbiamo, e quindi di cose ce ne sono state diverse, ma possono essere cose anche molto piccole, di solito però sono cose che magari non c'entrano, non sono pertinenti, non sono critiche costruttive, sono cose dette tanto per dire, sono cose che purtroppo, diciamoci la verità, oggi, che poi il calcio è sempre, no, un po' una cartina tornasole della società, in cui, cioè, la gente un po' si sfoga magari e dice cose che poco c'entrano, ecco, quindi magari cose così che in realtà, appunto, come le prendi così le devi lasciare andare in realtà il più velocemente possibile, perché appunto non è, se uno sente, difficilmente quando senti una critica costruttiva, cioè la prendo sempre bene, capito? Perché lì poi guardo, questa cosa qui la potrei utilizzare così. Di solito magari sono le altre cose, quindi non te ne posso citare una, ecco. No, ma mi chiedevo, per esempio, essendo tu in qualche maniera una referente politica, morale, un'icona del calcio femminile, quando si parla del calcio femminile, io mi chiedo se appunto nella tua posizione da testa di serie, da front di quella roba lì, un po' ti girano le scatole se viene criticato il sistema, se viene criticato il livello del calcio, se la critica quindi è un po' qualunquista e non magari finalizzata a colpire la tua persona, ma in generale quello che rappresenti. Ma questo è assolutamente, noi le sentiamo da troppi anni quelle cose, anzi adesso secondo me è diventato anche, come dire, interessante vedere che siccome c'è gente che si è appassionata di più e che anche comincia a conoscere di più determinate cose, è interessante vedere ogni tanto che magari ci sono anche dibattiti su, allora trovi quello che fa la critica XY e qualcun altro che invece risponde, no, guarda che così per questi motivi, quindi non siamo neanche più noi a doverci difendere da sole, capito? Esatto. Perché c'è della gente che comincia a sapere perché, per come, per esempio, se non so, si parla del fatto sicuramente l'indotto che può generare il femminile piuttosto che ma non genera questo e questo e questo, ci sarà qualcun altro che magari spiega che sì, vero, e anche perché anche io dico, cioè, ovviamente le cose, no, l'indotto è un qualcosa che conta, e quindi ovviamente per crescere il prodotto insomma ci vuole tempo, e ovviamente non generi magari quello che genera il calcio maschile. È vero anche che si dimentica l'altra fetta della storia che riguarda il quando tu sei partito a fare qualcosa e anche il quanto è stato investito per fare quella cosa, perché va sempre un po' così, e magari in questo paese anche un po' di più rispetto ad altri paesi, che spesso, cioè, pensiamo che i risultati piovano così dal cielo. Per esempio quest'anno abbiamo 3 nazionali qualificate per la prima volta nella storia alle finali europee quest'estate, ma viene da cosa? Dal percorso di questi anni dove tu hai investito qualcosa e ancora tanto c'è da investire, e fatalità i 3 nazionali qualificate, ma non arriva al contrario. Al contrario può arrivare solo una cosa spot, no? Che ce ne sono state negli anni passati, quindi bisogna dar tempo alle cose. Oggi c'è anche chi risponde, per esempio, su cose del genere. No, è interessante che il dibattito adesso sia diventato di tutti, e nel momento in cui effettivamente le posizioni sono anche delegate, non devi per forza ogni volta intervenire per ribadire l'ovvio. Questo è già un progresso in qualche maniera, però tanti ne devono essere fatti. Questo fa sempre parte comunque del tuo standing. Vedi, anche in queste risposte si vede proprio che la tua figura è una figura di riferimento anche a livello politico, e quindi ti prendi anche le responsabilità di dire certe cose, ma anche delle belle parole ogni tanto. Hanno detto di te, e non so se ti fa piacere, quindi te lo dico, dura. Aggettivo corretto, dura? Corretto. Correttissimo. Ma dura, ma perché cioè volevi essere una dura tipo Lucio Corsi o perché sei proprio così di carattere?
No, sono così, ma deve essere l'influenza cioè, l'influenza delle parti mie, perché là siamo tutti un po'. È proprio diciamo, Deve è il essere, marchio di fabbrica. deve essere il terreno carsico che fa qualcosa, quindi sai diciamo, che è diverso. Quindi. È tratto comune, è tratto comune. Coraggiosa. Questo non è tratto comune anche questo? Dipende, direi di no, questo. Non possiamo generalizzare qua. Bisogna essere, il coraggio è una cosa un po' più personale, no? Sì, diciamo sì, è una cosa un po' più personale, però insomma, dai, quella è una terra di confine, quindi insomma, che ha vissuto tante cose differenti, quindi penso che sia abbastanza. Si può anche definire sì un tratto comunque legato alla città. Ecco, questa cosa del confine tu l'hai sempre vissuta in che maniera? Cioè il fatto di essere così veramente con un passo fuori dall'Italia e viceversa. Come l'hai vissuta questa tua situazione, anche magari legata poi al tuo vissuto personale, cioè alla tua storia familiare? Sì, infatti, vabbè, l'ho vissuta come la vivono tutti i triestini, nel senso che noi siamo abituati, per noi è normale, no, che confiniamo con la Slovenia, le cose, siamo in un attimo in Croazia, arriviamo subito in Austria dall'altra parte. Che è una cosa incredibile, Esatto. È una ricchezza pazzesca, cioè. Sì, è così. Però per noi è normale, no? Per esempio, i miei parenti, mio zio ha sposato una donna, mia zia della diciamo minoranza slovena, quindi le mie cugine parlano sloveno. E per esempio, i miei nonni, la mia famiglia viene da Pola, in realtà, dall'Istria, no? Che una volta era italiana, come tante altre famiglie triestine. Quindi in realtà mia madre, eccetera, sono nati a Pola, quindi abbiamo delle radici lì a Pola. Poi io ho anche delle radici, ovviamente, da parte di mio padre del Congo. E quindi in realtà è un mix incredibile, che per noi è normale, perché viviamo il confine, noi andiamo di qua e andiamo in Yugo, perché si dice ancora così. Si dice andiamo in Yugo? Andiamo in Yugo, che stile. Capito? Quindi, ma a far benzina o a far serata o entrambe le cose? Vai a far benzina, ma infatti una mangiata di pesce, capito? Oppure vai a farti un giro bellissimo in Ista, che ci sono dei borghi magnifici. Allora, quando sono le elezioni a Trieste, elezioni per il sindaco? Oddio, non sono sul pezzo. Non sei sul pezzo, no? Perché secondo me tu hai tutte le chance per poterti candidare e diventare il prossimo sindaco. Preferisci essere chiamato sindaca o sindaco di Trieste? Qua apriamo un capitolo. Infatti, lasciamo ma non perdere è quello che preferisco. Che si è detto. È vero che il linguaggio plasma la realtà, è una cosa che hanno detto in tanti, perché è vera, perché semplicemente è una questione di abitudine. Se tu ti abitui a declinare delle cose al femminile, eccetera, esistono in quella maniera lì, o a declinare, come anche a dare, non so, il nome giusto alle cose. Tu ti abitui, è proprio una questione di abitudine. Quindi secondo me quello che è importante è che la gente innanzitutto deve capire i concetti e portare rispetto per le cose, no? Questo è un po' anche con capitano capitana, no? Cioè, quando sento i tifosi che mi chiamano capitano e lo fanno con rispetto, io sono contenta. Non è che mi importa se mi chiamano capitano o capitana, è vero, però che abituarsi a utilizzare la declinazione giusta cambia le cose, perché non è uguale. Quindi è proprio declinare e comprendere un altro mondo, ed è una cosa che ovviamente va fatta nel tempo, no? Perché se poi stressi le persone sulla cosa, le persone perdono di vista qual è il concetto fondamentale. Hai usato una parola molto interessante che è rispetto, che è una parola chiave del gioco, una parola chiave della vita e dell'educazione, ed è una parola che ha usato Alicia Lehmann qui, parlando delle pioniere del calcio femminile, in questo caso ritenendoti una delle pioniere del calcio femminile italiano, perché appunto certe giocatrici, dice, meritano un rispetto diverso, perché hanno iniziato a fare questa cosa quando questa cosa non era ancora al livello che è oggi, no? In questo processo di crescita. Innanzitutto penso che sia una bella cosa da sentire, detta qui a Small Talk tra l'altro, quindi mettiamo la firma. L'altra cosa è vorrei che ritornassimo quindi sulla tua vita per raccontare un po' l'evoluzione del calcio femminile attraverso la tua carriera. Allora, 7 anni inizi a giocare, diciamo le squadre, così che sono tutti Zaule contenti. Rabuiese. Esatto. E poi passi a? E poi 4 anni dopo, diciamo che non volevo passare in una squadra femminile, ma perché non vedevo ragazzine cioè all'epoca praticamente giocavo solo io a Trieste, quindi c'era questa squadra che mi stava seguendo.
la Polisportiva a San Marco, e poi dopo ho fatto un ritiro con loro, mi hanno convinto a fare un ritiro in estate, e dato che sapevo che da lì a poco avrei comunque dovuto fare, no, perché a 13-14 poi devi fare il passaggio perché inizia l'adolescenza, e loro, quindi avevo ancora del tempo. Dopo il ritiro invece sono stata molto bene, quindi sono passata alla Polisportiva a San Marco, che è poco fuori a Trieste, a Sistiana, altro posto dove andiamo al mare noi triestini, Sempre... a ballare, anche se è una discoteca dove si va sempre sul mare a Sistiana. Bellissimo. E noi lì, per l'appunto, per la precisione, al villaggio del pescatore, quindi un campo in mezzo all'acqua proprio. Wow, bellissimo. Sì, tra le barche, bellissimo. Quanto giochi lì? Là altri 4 anni, di cui 2 ancora diciamo giovanissime, quindi settore giovanile, e poi a 14 anni ero già in prima squadra. Ho fatto la Serie C che abbiamo vinto subito, poi siamo andati in B e che stavamo quasi per vincere subito nuovamente, e poi la società, o meglio la società, la parte femminile, perché questa polisportiva aveva anche il tennis e la nautica, ha chiuso perché viveva di pochi fondi, dirigenti, genitori eccetera. Allora lì dopo ho deciso di andare a Tavagnacco, che era una squadra che all'epoca avevamo molte squadre in Friuli Venezia Giulia, cosa che oggi non è così, e questo è un punto. Come mai? C'è stato questa... E poi ci arriviamo, okay, allora esatto. Quindi a 16 anni poi sono andata direttamente facendo il doppio salto, perché all'epoca c'era la B, A2 e A, e quindi dalla B sono andata direttamente a 16 anni a Tavagnacco in Serie A. Poi ho fatto 4 anni a Tavagnacco, 3 anni a Chiaselis, quindi sempre nella mia regione, e poi sono andata 1 anno a Brescia, 2 anni a Parigi dopo Brescia, poi sono ritornata a Brescia per 2 anni. C'è stato in mezzo Los Angeles lì? Los Angeles è stato prima, sì, perché è stata un'estate quando giocavo ancora a Chiasellis, sono andata via l'estate per giocare a Los Angeles ai Pali Blues. Perché quella cosa lì credo che sia stata formativa, cioè tu le interviste l'hai sempre raccontata questa cosa di Los Angeles, anche se è stata magari breve nel tempo, perché effettivamente il calcio femminile negli Stati Uniti è una roba, come si dice, no? Cioè è un movimento molto anche numericamente importante, che ha iniziato diciamo il suo percorso di crescita già prima. Poi questa cosa che effettivamente confermami se è così, cioè in Europa il calcio è il football, ok? Invece vai là e il soccer è identificato dalle persone prevalentemente come un movimento di calcio femminile. Sì. Quindi è anche a livello, dicevi prima, no? A livello di linguaggio plasma la realtà. Tu dici soccer e la gente pensa al calcio femminile. Sì, lì l'hai detto bene, arriva da lontano, perché arriva da decisioni strategiche su investimenti. Nello specifico nel 1972 lì hanno fatto una legge per cui l'emendamento al Title IX, per cui hanno deciso che i fondi di dare fondi alle università per sviluppare lo sport femminile, e lì hanno deciso di investire maggiormente sul calcio femminile all'epoca, ed è così che è cresciuto così tanto. Quindi c'è sempre una decisione strategica a monte, quindi destinare delle risorse, a proposito bisogna investire prima di vedere i risultati, e poi dopo ottieni quello che ottieni. Quindi arriva da molto prima, e sì, quindi la situazione è molto diversa. Per me è stata una bella esperienza, perché appunto ho toccato quella cosa, ed è stata anche la mia prima esperienza all'estero, perché nella testa avevo la cosa di mettermi alla prova e andare fuori, di andare a vedere come fosse. Allora, a proposito di questo, a proposito dell'estero, cartelletta del Creator Lab, cosa c'è qua dentro? Andiamo a vedere, perché volevo chiederti proprio qualcosa che fosse relativo alla tua esperienza all'estero. Ok, quindi un po' diciamo fuori dal discorso più strettamente legato all'evoluzione del calcio femminile. Allora, se dovessi scegliere tra i 3 paesi in cui hai giocato il paese migliore in queste categorie, quale sceglieresti? Allora, sport culture, cioè la cultura sportiva migliore in che paese è? Beh, negli Stati Uniti tanta roba la cultura sportiva. Non lo so se la preferirei alla nostra, però. Però si sa che insomma è un po' differente, ecco. Diciamo che è molto diverso. Molto diverso. Diciamo Stati Uniti, dai. Diciamo Stati Uniti, va bene. Cibo? Cibo da noi. Cioè, Italia. No, perché poi c'è anche, cioè, ci può anche stare che uno dica a me piace l'hamburger, cioè quindi passione dei tifosi. Dico da noi. Da noi in Italia? È una cosa diversa, fa parte della cultura, che nel bene e nel male, perché lo sappiamo, però da noi è una cosa viscerale, cioè il calcio e quindi la passione anche che muove la gente, quindi da noi dico. È qualcosa di diverso. Costo della vita, miglior paese per il costo della vita, dove ci si trova meglio?
Insomma. Sai che io non saprei rispondere? Perché, cioè, Italia, Francia oppure Stati Uniti? Boh. È difficile in realtà oggi. Dipende quanto guadagni. Dipende quello, sì, dove in Italia si sono posti, varia molto anche da zona a zona in realtà, quindi dipende. Dipende. Fashion. Ma anche lì, diciamo, Italia-Francia, bene tutte e due, giocano. poi noi abbiamo... Per me io amo il nostro paese, sì, per noi anch'io. vinciamo noi. Giusto, è vero, pure è su vero. quello. Clima, anche qui, secondo me. Clima, io ero a Parigi, non fa caldissimo lì, No. diciamo, quindi insomma, poi è chiaro che anche loro hanno molta varietà, però il clima in Italia più che altro hai un sacco di varietà climatica, cioè puoi trovare nel nostro stivaletto trovi tutto, quindi tutto. Poi chiaro c'è anche chi piace, dice Los Angeles. Los Angeles è incredibile. Los Angeles dici c'hai sempre la stessa temperatura, è bello, però mi ricordo tanti anni fa ho visto, no tanti anni fa, non era molti anni fa, ho visto una bella intervista a Marcello Mastroianni che mi rappresenta, che diceva, e gli facevano, mi sa che era proprio in un programma tra l'altro americano lui, e gli hanno fatto la domanda sulle stagioni, le cose, e lui gli dice ma no, a me piace, non voglio il clima sempre uguale, sempre estate, eccetera, perché a me piace tirar fuori il maglioncino d'inverno, eccetera, e anche a me, anche se ovviamente adoro l'estate, perché adoro andare al mare, eccetera, però ogni tanto cambiare la cosa, quindi, capito, a Los Angeles c'è il clima uguale, che non è che sia brutto, però il cambiamento a me piace. Io capisco perfettamente il tuo approccio, e questo denota il fatto che c'è un più e c'è un meno, e saperli vivere entrambi con la stessa intensità significa avere alla fine una buona elettricità di base, un bel equilibrio. Quindi questo è un buon punto a livello psicologico, il fatto di saper gestire le stagioni. Anch'io godo le stagioni, godo il freddo e godo sapere che quel freddo passerà. Quest'idea anche da un certo punto mi conforta quasi, sapere che poi questa cosa passa e poi torna al resto. È bello, è molto bello. Vino, qual è il paese migliore? Io qui ce l'ho un'idea. Allora diciamo che per me è l'Italia, per esempio, anche sì? Io lo so, io so sempre pro Italia. Sì, poi sai, per esempio mi è capitato di andare a visitare le cantine della Champagne Ardenne, che è subito lì fuori Parigi, e assaggiare, ovviamente eccezionale. Poi è ovvio, se tu sei esperta, che conosci di più, eccetera, sai apprezzare, perché la verità è che i vini, le cose, devi avere un certo livello di esperienza, se no è inutile comprare la bottiglia che costa non so quanto, che poi non capisci bene le cose, no? Però secondo me, io con i nostri prosecchini, il Franciacorta, le nostre bollicine nostrane, io non le cambierei con niente, si con sta nessuno. bene. E parlo dei bianchi, poi che capitolo Rossi, eccetera. La Borgogna. Insomma, la Borgogna, ce n'hanno di tutti i tipi, Bordeaux, le cose, quindi c'è grande varietà, hanno grandissima varietà anche lì, ce ne abbiamo anche noi, quindi vince sempre l'Italia. Adesso che ti sei, voglio dire, hai tempo libero adesso, non è che fai come tanti altri tuoi colleghi che hanno iniziato a investire nel vino, no? Non è un tuo progetto questo? Guarda, non si sa mai. C'è una nostra ex compagna di nazionale, tra l'altro, e anche di club, mia e di altre ragazze qui che giocava con noi a Brescia, Silvia Fuselli, che per esempio ha cominciato a fare il vino a Bolgheri, una zona in Italia importantissima, quindi proprio da zero, diciamo, dopo che aveva smesso. Quindi, ed è una cosa, non è, lei lo fa proprio, e dopo uno magari può investirci, ma se tu lo fai certamente non ti inventi, è un qualcosa, come tutte le cose, per fare le cose di qualità nessuno si inventa dall'oggi al domani. Ovviamente lei aveva già studiato, aveva laurea in biochimica, altre cose, la famiglia comunque aveva dei terreni lì, però diciamo che lei ha cominciato a piantare le viti e ha dovuto lavorare tanto per fare, non ti inventi, adesso è piuttosto, già si è fatta un nome, diciamo, nelle pur, con una produzione piccola, quindi ma chi lo sa, certamente è un mondo affascinante quello del vino, perché è un mondo di tradizione, no? Di tradizione portata avanti nel tempo, di savoir-faire anche, e quindi è molto bello. Ecco. Diciamo che mi limito a gustarlo per adesso, però non si sa mai. Non si sa mai, anche perché c'è una wave comunque di vigneron, di figlie e ragazze che hanno iniziato a fare il vino
incredibile in questo momento, ci sono delle bocce che volano, ma per questo chiederemo a Mattia Perino, al profeta Hernanes, che sappiamo essere molto... Invece tra le tue, diciamo, socie di squadra di questa stagione, chi è la più attenta a queste tematiche del gusto, diciamo? Guarda, ce ne sono diverse. Sicuramente Cree piace molto, piace anche andare magari a provare gli stellati diversi. Cree anche canto anche, per esempio lei ha giocato a San Gimignano, no? Quando è capitato che mi ha portato delle bottiglie, dice guarda assaggia, questo era il mio vino preferito, quindi molto attenta. Sì, e quindi insomma cito loro due, dai, per dirne due però insomma c'è chi piace cucinare, quindi insomma ne abbiamo per tutti i gusti. Senti, entriamo nel capitolo Juventus, senza parlare di vino ritiro la cartelletta perché dà fastidio, il tavolo è bello bianco, pulito, candore, bianco e nero. Quando è che arriva nella tua vita quella chiamata che ti ha fatto rientrare, diciamo, eri un cervello in fuga e sei rientrata in Italia per andare a costruire un capitolo che era stato un capitolo molto importante, no? Questo che adesso si è appena chiuso. Juventus, cosa significa per te? Significa un club che ti permette nel nostro caso, ecco, di realizzare anche i sogni che non sapevamo di avere, che sarebbe, e cosa intendo dire con quello? Intendo dire che mai avrei pensato, altrimenti non sarei andata all'epoca a giocare a Parigi, eccetera, di vedere nel mio paese il calcio femminile svilupparsi e quindi arrivare ad avere un determinato status anche, oltre che, voglio dire, formale, ma anche, diciamo, di percezione, come è accaduto con questo club qui. E dico questo club qui perché comunque l'entrata della Juventus nel 2017, erano già entrati degli altri club prima, no? Alcuni, non tanti, ha creato un'onda importante dal punto di vista dell'attenzione sulla cosa, cioè sono entrati bene, hanno investito per pubblicizzare, per metterci oltre che darci tutte le strutture per fare le cose bene, quindi quella cosa lì ha cominciato a trasformare il panorama nostrano in maniera incredibile, perché poi hanno seguito altri club e tutto. Quindi per me Juventus significa questo, e dopo ovviamente significa tradizione con l'innovazione, perché con noi hanno innovato, ma per esempio poi è nata pure la next gen dopo di noi, eccetera, quindi per primi, no? Anche lì una seconda squadra che oggi vediamo nascere altre seconde squadre in giro per i club italiani, quindi è tradizione con l'innovazione e voglia di vincere sempre. Voglia sono di vincere queste sempre. cose qui. Ma tu ce l'hai sempre avuta con la voglia di vincere, questa fame, questa determinazione? Cioè, che cosa accende questo fuoco che effettivamente è un fuoco raro? Che spesso si parla di vittoria come in termini di formula matematica, invece è un flow, una magia e anche un'inquietudine forse diversa, no? Che nasce ancestralmente da dove? Perché certe persone questa cosa ce l'hanno, altre no. Guarda, non te lo so dire, ma ce l'ho sempre avuta io questa cosa di voler vincere, di competere, quindi sempre per il meglio. Quindi per me arrivare in questo club è stato come, cioè, ho trovato il club, capito, giusto. che giusto quindi non lo so chi attira le cose, no? Sono passati grandi campioni e campionesse, e quindi sai, probabilmente sono due cose che si incastrano, no? Per tanti di noi che viviamo qui dentro per molti anni, ovviamente, perché si può anche passare per Juventus, transitare, ma magari non è il tuo, capito? Che va benissimo, nel senso, perché non tutti siamo fatti uguali. Qui bisogna avere determinate caratteristiche. Dove nasca questa cosa io non lo so, però ecco. Come la si allena allora? Come la si allena? Perché io penso che tu sia una persona che a se stessa chiede molto, e chiedendo molto a te stessa, da vera leader, lo chiedi anche agli altri. Questo è un modo di, per esempio, trasformare quel fuoco lì attraverso la disciplina in un valore condiviso. È così? Nel senso, tu sei una persona che viene percepita anche come, cioè che chiede molto a se stessa, ma che effettivamente anche chiede alle altre. No, esatto, è che quando la gente attorno ti vede, se tu vai sempre al massimo, non c'è un momento in cui cali e hai sempre un livello dove magari poi c'è il giorno che fisicamente non riesci a andare perché sei sfinito, capito? Però non importa, perché la testa sempre deve andare, e quindi la tua testa, la tua richiesta è sempre la stessa, e la gente ti vede così.
e ti vede così nel tempo, ogni giorno, perché non è a spot che uno può essere Certo. così. Ti vede così ogni giorno, nel bene, nel male, quando stai bene, meno bene, eccetera. È chiaro che è uno standard magari importante, e quindi la stessa cosa poi se tu cominci a chiedere agli altri, perché non è che puoi chiedere agli altri qualcosa che tu non fai, e allora dopo lo devi dimostrare, così trascini le persone, se no non esiste un'altra maniera. E comunque sia, come dicevi tu prima, non è neanche scontato che nonostante tutto questo, per esempio noi abbiamo fatto 2 anni dove non abbiamo vinto, abbiamo sempre vinto un trofeo, ma diciamo per i nostri standard non abbiamo vinto Quando la barra è così alta, ecco. capito? Quindi pensa com'è. E magari dove tu fai tutte queste cose e però non parte quella cosa, perché poi è uno sport di gruppo, dentro a un club dove quindi c'è una gerarchia che parte dalla società ai dirigenti, all'allenatore, poi alla squadra anche lì, e dove magari delle cose non funzionano, e quella roba lì poi non parte, di solito è sempre tutto una cosa unica, no? E poi dopo magari anche il gruppo magari non c'è quel, tu devi voler bene la tua compagna, ma voler bene, non voler bene solo per divertirsi quando c'è il momento di scherzare, voler bene anche nel campo, anche a chi magari non ti trovi magari particolarmente bene con una persona, e devi volerle bene in quel senso. E magari non è accaduto quest'anno, è accaduto dall'inizio, e non viene magicamente, devi lavorare, devi fare i sacrifici in campo, eccetera, e poi dopo ti accorgi anche quando lavori veramente tanto e forte, qui lo fai, quindi hai le possibilità di farlo, e con gente talentuosa, perché se arrivi qui il talento ce l'hai, poi bisogna vedere se riesci a dimostrarlo. E ecco, con quella roba lì, il lavoro e il sacrificio, dopo capisci anche che magari ottieni un risultato, capisci che è bello ottenere risultati, allora si autoalimenta questa cosa, e possono venire fuori stagioni belle come la nostra Clamorose, quest'anno. certo. Facciamo una top 5 dei tuoi 5 migliori momenti in Juventus, visto che questa è stata una stagione incredibile, però facciamo una top 5 dei tuoi 5 momenti. Partiamo dal quinto posto. Oddio, dal quinto, addirittura in classifica. Proviamo, Signore. proviamo, senza troppa scienza, così un po' a sentimento. A sentimento, il quinto momento. Che ti metto? Vai, è difficile, ne abbiamo fatti veramente tanti. Dai, intanto ti piazzo. Al terzo posto ti piazzo, Ok. Lo faccio in ordine sparso. Sì, in ordine sparso. Al terzo posto ti piazzo lo scudetto di quest'anno, perché dopo 2 anni così è un bel ritorno. È una grande soddisfazione per noi, per chi è qui da tanto tempo, è un'enorme soddisfazione riportare a casa questo trofeo, quindi te lo metto al terzo posto. Perfetto. Perché poi aveva vissuto altre cose. Ma adesso voglio sapere chi c'è nei primi due. Il quinto, saltiamo. No, andiamo al quinto, va bene. Quinto. Il quinto che ti metto, dai, dei migliori momenti, ma quindi anche un gol, un momento brutto anche che ti ha fatto cambiare, non lo so. Le vittorie, facciamo l'elenco quanti trofei hai vinto qua? Sono più di 5. Parecchi, quindi qualcosa sta fuori. 13, quindi dai, al primo ci mettiamo, no, non posso dirlo il primo, allora al quinto ci mettiamo, dai, mettiamo quando una cosa personale, ok, dai, il gol, quando abbiamo vinto la Coppa Italia, e io ho tirato questa mezza semirovesciata, mezza stincata, fatto sta che l'ho tirata, e abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi quello, dai, lo metto come cosa personale, al quinto posto, dai. Perché altre mi piace sempre ricordare, cioè è uno sport di squadra, quindi le cose di gruppo contano, capito? Poi le soddisfazioni quelle sono. Al quarto posto che cosa ci mettiamo? Ma le soddisfazioni, l'ho detto anche nel video, al quarto posto, anche se non merita il quarto posto, ci metto i nostri occhi il primo giorno che siamo arrivate qua a fare le visite mediche, wow, di me e le mie compagne. Questo è stupendo. Meriterebbe di più, però già mi sono giocata. Posso provare a dire, cioè, spiega perché i nostri occhi, quando siete arrivate qua, perché era la prima volta che c'era una situazione iperprofessionale ad accogliervi?
No, per me no, perché io ero andata a Parigi a Esatto, giocare. per le altre. Capito che questa cosa, dal punto di vista di quello che adesso l'avevo già vissuta, ma come l'ho sempre detto tante volte, viverla qui in questo club, dove tra l'altro tante di noi siamo anche tifose di questo club, eccetera. Questo è un plus, ma è proprio il fatto di essere qui in Italia, a casa tua, a fare una roba del genere, che non ti sembra vero, perché rispetto, no, a tutto il passato, tutte le cose. Quindi quando nel silenzio ci guardavamo andando, no, da un test all'altro, dandosi le gomitate, no, neanche senza neanche parlare, proprio degli sguardi così timidi della serie: sta accadendo veramente quella roba lì, come oggi credo che ce la stupendo, ricordiamo. bellissima posizione. Allora, quinto posto il tuo gol in Coppa Italia, quarto posto i nostri occhi quando siamo arrivati alla Juventus. Esatto, terzo posto ho detto quello Abbiamo di detto quest'anno. lo scudetto di quest'anno. Ok, E dai, allora, secondo mettiamo, eccolo qua, mi è venuto ovviamente all'Allianz Stadium, i 40.000, il secondo anno, prima del mondiale, tra l'altro di quell'estate, quindi riempire i 40.000 all'Allianz è stato qualcosa di incredibile. lo stadio pieno è... Allo stadio qui è tanta roba. sì, non si può neanche, non si può spiegare, ecco, l'emozione di fare una cosa del genere qui, anche lì, perché magari personalmente avevo già giocato, oppure magari con la nazionale, no? Giochiamo è già capitato davanti pubblici, c'è un pubblico anche importante, ma non a casa tua. E il primo, lasciamo tranquillo il primo scudetto, dai. Il primo scudetto. Mettiamo il primo scudetto, Al perché il primo posto. scudetto lo mettiamo al primo posto, perché non si può spiegare. Dopo poi anche avevamo fatto non era il primo scudetto che racchiude tutto quell'anno, sì, essere arrivati qua, ma alla fine era una scommessa, perché è vero che siamo arrivati in tante anche dal Brescia eccetera, ma era tutto nuovo. Io mi ricordo ancora, sempre i nostri occhi, ai primi giorni di ritiro ci siamo guardati e avevamo detto: non benissimo come stavamo, è stato vincere davvero, subito non è mai benissimo facile. il livello della squadra. Dopodiché abbiamo cominciato a rodare, probabilmente dovevamo, e lì abbiamo fatto molto bene, e fino agli ultimi mesi in cui in realtà abbiamo vacillato lì con delle cose, perciò l'ultimo periodo, tant'è che siamo arrivati allo spareggio cioè qualcosa di anche lì abbastanza epico, no? Poi lo spareggio col Brescia, che poi dopo ha chiuso, esatto, che era anche il passato recente, che era il passato recente, e vincerla ai rigori, uno scontro un po' tra titani, quindi è stato magnifico, e insomma sì, imbattibile. Questo è quello è imbattibile, perché il primo è il primo. Il primo contiene quella cosa lì, il coraggio, la sfida, la vertigine. Poi dopo, anche vincere l'anno dopo, invece, ovviamente bisogna confermarsi ad alti livelli. Chiudiamo con un'altra top 5. Sono gasato dalle top 5 oggi, quindi questa però riguarda sempre la tua esperienza dentro questa squadra qua, che rimarrà storica. La tua, diciamo, formazione a 5, se si giocasse a 5, preferita. Dai, le cinque compagne che metteresti, escludendo te, magari tu fai l'allenatrice in questo caso, le 5 che metteresti in squadra. Dai, allora, io queste cose una tragedia, però a questo punto mi affido alle mie compagne storiche, e quindi innanzitutto metto Barbara, Cri, Marti, così non ci... Le compagne Come le definiresti loro? Sono amiche, compagne? Che aggettivi useresti per loro? E sono un po' tutto questo, perché dopo tanti anni di squadre, di nazionale anche, ne abbiamo fatte veramente tante assieme, ma tante, e quindi cioè alla fine ti passi la vita sempre ricordando quello che è, quindi come fai a spiegarsi? Va oltre, quindi non c'è una definizione che racchiude, ecco, ormai il rapporto è oltre, ecco. Quindi dai, così. Ci metto loro tre, così. Esatto. Ci metto loro tre. E? Chi ci metto? Dai, adesso mi dici... Vuoi mettere la componente un po' internazionale? No? Componente internazionale? Non lo so, ma poi io ci devo mettere la gente di quest'anno, ci devo mettere la gente... Puoi fare quello che vuoi, cioè tu oggi puoi fare quello che vuoi, puoi mettere anche giocatrici con cui non hai giocato, Però sarebbe meglio con cui hai giocato in Juventus, ovviamente. Dai. No, poi ci metto Canto, perché fa Ok. parte del gruppo delle Giovani Marmotte, che
che rideranno sta cosa. Le giovani marmotte, che erano Cantore, Caruso e Glionna, capito, che era il primo, loro erano le nostre piccoline il primo anno, no? Poi ogni anno ne sono arrivate degli altri, il gruppo di Beccari che adesso Certo. è tornata a Casaba di Schatzer, e quindi a me piace ogni tanto dare sopra, loro erano le giovani marmotte, quindi metto Canto, Topolini, giovani marmotte, tutto torna. la giovane marmotta, adesso non sono più giovani marmotte, quindi Canto ce la metto perché insomma poi quest'anno ha fatto, ma non c'erano dubbi che facesse una stagione strepitosa, perché anche lei è maturata nel tempo, non cade dal nulla questa stagione, quindi, ed è anche una ragazza che ha grandi valori, quindi ce la metto in squadra. Quindi dai, 2 rappresentanti delle giovani a questo pseudo tali, e ci mettiamo anche Boa, anche che sta con noi da una vita, tra l'altro, perché Boa era anche a Brescia con noi, e veramente delle volte la guardo. Adesso ha fatto il compleanno pochi giorni fa, che abbiamo festeggiato assieme, e delle volte la guardo e dico, lei giocava con della gente che era grande all'epoca per me nella nostra regione, perché ha giocato anche lei nella nostra regione a Pordenone, dico Friuli Venezia Giulia, e quindi in realtà sta in giro da un sacco, e Boa niente, quindi ce la mettiamo perché sì, e perché poi tra l'altro è anche ha fatto anche la sua parte anche delle cose fuori dal campo. Quando ancora lottavamo per le nostre cose, assieme a me era lì a dipingere gli striscioni. Boa è stata una di quelle, compagna anche di battaglie politiche, come tutte loro, come tutte loro. Questo è il dream team, quindi della capitana. E a questo punto innanzitutto siamo in chiusura, velocissimo. Non hai mai detto per dire, che mi hanno detto che è una cosa che pazzesco, incredibile, non so cosa sia successo, cioè veramente questo è ma tu dici sempre per dire, ti sei accorta di questa cosa che a un certo punto o te l'hanno fatto notare? Ma lo so benissimo, perché non è una cosa, è una cosa che anch'io ho assorbito da compagni di squadra, dico, più grandi di me, che quando dicevano giocavo, per dire, e ce n'era una che diceva per dire, ed era diventata una cosa ma a un certo punto era diventata una cosa, esagerata, un tratto distintivo, sì. E fatto sta che ce l'ha attaccata a un sacco di gente, poi a quel punto era diventato un gioco, no? E quindi da lì che mi porto questo per dire. Stiamo parlando di quando ancora giocavo in Friuli Venezia Giulia, incredibile, quindi, e il per dire nasce da lì, quindi... E te lo sei portata dietro, e chissà dove te lo porterai. Infatti, prima di tirare fuori la foto e di vederla e di mandare un messaggio alla protagonista di quella foto, per dire, ma adesso che cosa fai? Cioè, insomma, tanto continuo quali sono i tuoi progetti per il futuro? Me lo chiedono un sacco, ma io ho già un sacco di cose che sto portando avanti adesso, quindi intanto continuano le cose con la vicepresidenza dell'Asso Calciatori. Sono rientrata in Consiglio federale dopo un turno di riposo, che c'erano tante cose da fare anche del resto, e quindi già, voglio dire, quella cosa lì è un impegno che negli anni è cresciuto anche il team di lavoro interno lì, che piano piano si è costruito, e le cose da fare sono sempre tante, quindi innanzitutto quello, e poi dopo ci sono altre cose, adesso vediamo. Mi piacerebbe anche riposarmi, anche se non lo so se sarà tanto contemplato. Una settimanina a Trieste ci sta, dai, a prendersi un po' di mare. Diciamo che con tutte queste cose più di una settimana, esatto. Avrei bisogno di un anno sabbatico. Anno sabbatico che però prima deve passare da questo rituale, che è un rituale che io penso che sia bellissimo, perché ci permette di vedere, eccola qua, l'ho fatto io, chi è questa bambina vestita di viola? Questa è una maglia dello Zaule, questa. Molto 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 carina. Quanti anni avevi qua? Qua avevo 7 anni proprio, e questa era proprio la prima partita ufficiale che giocavo. Prima partita ufficiale proprio? Sì, proprio la prima partita ufficiale. La guardiamo anche così. E qui giocavi sempre, eri già di difensore, cioè diciamo giocavi sempre in difesa? No, ero centrocampista esterno, però, che era sempre, perché poi io per tanti anni adesso... Speedy, perché correvi, io no? ero, esatto, un terzino di spinta in realtà per tanti anni. Poi quando sono arrivata qua alla Juventus sono diventata un centrale difensivo, diciamo, in maniera... alla Maldini o alla Chiellini, i terzini che poi tornano centrali. Guardando questa foto, tu che cosa diresti a questa giovane calciatrice? Che cosa scriveresti? Scrivi un messaggio per lei e poi lo leggiamo. Prego. Beh, facile questa, dai.
Se capisci cosa scrivo, no, una tragedia. Devi un po' adesso ti devo no, ti porto subito la stele di Rosetta, così riesci a... Allora io mentre scrivevi pensavo di non poter, invece è molto comprensibile la tua scrittura, ma vorrei che lo leggessi tu per noi. Continua a divertirti e a seguire la tua passione. Questo è un grande classico. messaggio, perché l'importante comunque nella durezza della leadership, nelle battaglie diciamo in campo e fuori dal campo, è alla fine mantenere quella dimensione del gioco. Sì, senza quello non si va avanti. Ed è così perché è quello che ti manda avanti, proprio nelle cose dure, eccetera. Cioè, se non ti diverti e non hai passione per quello che fai, dici, ma cioè, chi me lo fa fare, no? Magari vado al mare a Trieste, no? Invece che star lì a sudare, a fare o magari a battagliare, a discutere, eccetera. Senza ma questo vale per tutte le cose nella vita. È un motore incredibile, la passione, quindi quella roba lì viene prima di tutto, e il divertimento lo metto perché è importante oggi, perché poi si pensa diventiamo tutti calciatori o calciatrici professioniste. No, innanzitutto tu giochi per divertirti nel momento, ok? Anche perché le cose possono cambiare in un attimo, non ci sono gli infortuni, c'è la vita e tu non lo sai cosa fai, tu ti devi divertire quando stai facendo quella cosa, ed è una cosa basica, non pensare a dove arriverai, non funziona così mai, quindi queste sono le due cose basi. Allora capitana, io ti ringrazio, grazie mille per essere stata qui con noi. Small Talk finisce qui e io ti auguro il meglio per il futuro. Grazie mille. Ciao. Grazie a te.